tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Non so voi, ma io giungo alla fine di luglio praticamente col passo del giaguaro, strisciando sui gomiti al lumicino delle forze. Anni un po' piena, fino qua, piena. Diciamo che la grande stanchezza potrebbe essere il titolo della mia autobiografia nella fase attuale. Mi consolo però pensando che se non altro fra un paio di giorni sarò in ferie, quindi dai è forte. E voi direte, che bellezza! E dove vai in vacanza quest'anno? E quali progetti hai? Quali avventure ti attendono nel mese di agosto? Sì? Arrivo un attimo. Domanda di riserva. Perché non so cosa ne pensate voi, ma questo 2020 è stato un anno talmente pesantone che organizzare vacanze mirabolanti non era proprio nei miei programmi. Diciamoci la verità, l'oggetto più inutile del 2020 è il passaporto, perché non so quanti di voi abbiano in programma di spingersi oltreoceano, per dire. E infatti il massimo che ci concederemo è una settimana, forse 2, nella casa al mare, che comunque, concedetemi, è già tanta roba, perché quel che conta in questo momento è proprio rilassarsi, lasciare andare le cose che creano stress, perché in questo momento tutto mi crea stress. E infatti anche quest'anno, come tra l'altro faccio già da un bel po' di anni, ho pensato di prendere una pausa anche dal blog e dal mio canale di YouTube, in modo da poter mettere in pratica quella che è la mia filosofia di vita, corrispondente all'hashtag niente proprio, cioè non avere neanche un pensiero, sta senza pensieri, così. Quindi quello di oggi è l'ultimo video prima della pausa estiva. In linea di massima conto di riprendere a caricare video a settembre, giorno più, giorno meno. Se volete seguitemi sui vari social, principalmente su Instagram, dove sono un po' più attiva, per sapere cosa accade, cosa sto facendo, quali sono le mie intenzioni e quando riprenderò a pubblicare video. Detto questo, veniamo al video di oggi. Vi lascio con un grande classico, i preferiti del mese, perché anche a questo giro ho selezionato una serie di cosette sfiziose da condividere con voi, e se siete pronti andrei a cominciare. Questo mese comincerei dalla categoria degli abiti. Voglio essere onesta con voi, non so se ricordate il mio buon proposito, che ormai risale a un anno, forse 2 fa, di cercare di contenere un po' la mia tendenza allo shopping compulsivo. Bene, diciamo che per il mese di luglio lo possiamo salutare così mentre si allontana e scompare all'orizzonte. Un caro saluto, ciao, torna presto, ci mancherai, perché la situazione mi è un po' sfuggita di mano. Ho fatto shopping spesso e volentieri online, di persona, ho addirittura fatto un weekend al mare di shopping furente con le mie amiche, che lì, ciao proprio. E nel video di oggi però non vi mostrerò tutto quello che ho acquistato, se no diventerebbe un video haul. Vi mostrerò invece il best of the best, i capi che ho indossato di più, che provengono principalmente da H&M, che tra l'altro, lasciatemi dire, quest'anno la collezione estiva di H&M mi fa volare altissimo, un tripudio di maniche a sbuffo, balze che mollami proprio. H&M, Zara e Uniqlo per i capi basic e tecnici è imbattibile, ve lo dico. Ma andiamo a cominciare. Da H&M ho comprato tante cose diverse, top con maniche a sbuffo come non ci fosse un domani, gonne, abiti, ma quello che vado a mostrarvi è l'abito secondo me più versatile e più indicato per una vacanza estiva, al mare, in montagna, in campagna, un pondo coio. Abitino, più che abitino è un maxi dress perché è lungo, in cotone bianco con manica a sbuffo, l'immancabile manica a sbuffo, scollo quadrato che ho scoperto piacermi moltissimo, un po' più scollato sulla schiena con l'accetto che lega dietro il collo e balza al fondo. È un abito fresco, comodo, lo metti addosso e sei vestita, magari aggiungi una collana un po' più importante, degli orecchini e sei a posto. Mi fa giorno e sera, insomma lo trovo molto versatile. I più attenti di voi forse ricorderanno che vi ho proposto un abito molto simile nei preferiti di giugno, sempre di H&M, e non sbagliate. Bravi, complimenti, siete molto attenti. Quell'abito l'avevo e l'ho amato e lo amo tra l'altro talmente tanto che in un secondo giro di shopping il weekend al mare con le mie amiche da H&M ho visto la versione lunga, in realtà l'ha visto la mia amica Anto, che l'ha preso anche lei,
e non ho saputo resistere, così ho la versione corta sul ginocchio e la versione lunga. No vabbè, ma non ho per niente perso, cioè non mi è scappata situazione di mano per niente. Ciao, torna presto, buon proposito. Invece da Zara ho preso due top, anche altre cose, ma quello che voglio mostrarvi sono due top con scollo quadrato. Avete capito che c'è un leitmotiv, il leitmotiv è lo scollo quadrato e in due colori che sono diventati i miei colori preferiti dell'estate 2020, blu elettrico e verde prato. Questo blu elettrico è un po' più corto, ha costine, mentre quello verde è super elasticizzato, entrambi appunto come ho già detto 20 volte con lo scollo quadrato, smanicati, uno più lungo uno più corto e per qualche motivo che mi sfugge, ma voi sicuramente lo siete più furbi di me, lo saprete, entrambi sono doppiati sul seno, forse perché se uno vuol metterseli senza reggiseno può farlo, non vedo altri motivi, comunque non è il mio caso. Andiamo avanti, ultimo capo preferito del mese di luglio è di Uniqlo, che come vi dicevo sui basic è imbattibile, e inoltre ha una serie di linee con tessuti tecnici perfette per l'estate e per l'inverno. Io ho preso dalla linea Airism, che è la loro linea estiva, questa t-shirt super traspirante, leggerissima, impalpabile, è come una più, vabbè, ciao, saluto. Ne avevo già una nera che ho preso qualche anno fa, la metto tantissimo quando fa quella caldazza insopportabile, quindi ho detto perché non prenderne una bianca che mi fa anche più estate peraltro. Ed eccola qui, la metto molto, la metto anche sotto una camicia morbida perché è impalpabile, come non avere nulla. Vi consiglio di fare un salto sul sito di Uniqlo perché il negozio è complicato, credo che in Italia ci sia solo a Milano, potrei sbagliare. Ma fate un salto sul sito perché vendono anche online e hanno un sacco di basic pazzeschi, anche semplicemente la classica t-shirt di cotone da loro, rapporto qualità-prezzo imbattibile. Sappiate anche che a breve vi mostrerò un'altra cosa presa da Uniqlo nella prossima categoria che mi ha cambiato la vita, ecco, parole forti. E così passiamo, quindi senza ulteriori indugi, alla prossima categoria che è quella degli accessori. Questo mese categoria accessori all'interno della quale ho inserito cose svariate, poteva pure essere la categoria dei vari, ma invece no, questo mese ho deciso di chiamarla accessori, perché sì. E partiamo con l'articolo che mi ha cambiato la vita, parole forti come dicevo poc'anzi, peraltro un capo, non proprio glamorous, forse potremmo dire che all'antitesi del glamorous. Di cosa sto parlando? Del pantaloncino contenitivo antisfregamento cosce. Mi rendo conto, non è un capo di quelli che normalmente la gente va sbandierando così agli aperitivi, però siamo onesti, qui tra l'altro sono per la TV Verità, per un servizio alla comunità anche, e tutte voi che come me siete compari, portatrici sane di coscia importante, saprete che d'estate è per noi praticamente impossibile mettere una gonna, un vestito per più di 10 minuti senza avere uno sfregamento di cosce che è un'irritazione da sfregamento che mollaci proprio. E quindi ve lo dico senza imbarazzo alcuno, ormai da anni io trascorro l'estate inguainata in pantaloncini antisfregamento e voglio essere onesta, ne ho veramente tanti, ne ho provati di vario genere, alcuni super contenitivi che fanno sudare come un vitello, altri molto più rilassati che però non contengono niente, alcuni troppo corti, altri troppo lunghi. Possiamo dire una cosa, diciamola, io e chi, in plurale majestatis, mi sento di dire che quelli di Uniqlo sono la vita. Così la riassumo in questo modo e voi direte picche, cosa ci avranno di così speciale? Allora, innanzitutto sono in un tessuto traspirante leggerissimo, contenitivi ma non costrittivi, cioè non ti fanno mancare il fiato, non ti lasciano dei segni qua a livello dei fianchi che sembra che sia una salama da sugo. Hanno un rinforzo sulla parte dello stomaco, del ventre, che quindi contiene, e poi una cucitura sui ciapette che fa un po' da sostegno, sapevo come altro dirlo. La lunghezza giusta per evitare lo sfregamento delle cosce, signori,
lasciatemelo dire, mi hanno cambiato la vita. Da quando li ho acquistati, e tra l'altro grazie a Dio ho avuto la lungimiranza di acquistarne due, uno color carne che ho addosso adesso e uno nero che è questo che vedete qui, non metto altro, cioè un giorno uno, un giorno l'altro, lava, tic tac tac, si lavano a mano, probabilmente si lavano anche in lavatrice, non ho guardato, io sono andata dritta a mano. Confermo, si lavano a mano, fatto giusto. Amiche, compari, portatrici sani di cosce prerompenti, guardate su Uniqlo o più semplicemente fate un salto sul mio blog dove metterò il link sperando di trovarlo, che non ho ancora cercato. E questo era, ci siamo tolto l'articolo clou del video di oggi, è quello che mi ha cambiato la vita, sempre questo movimento di mani e poi pipì che non si sa perché. Secondo accessorio classico per l'estate della sottoscritta è la sciarpina leggera, sciarpina in materiale estivo che io uso principalmente per creare turbanti e fasce. Quando sono al mare, capelli fuori posto, vai di turbante che mi dà subito quella botta di vacanza. Ne posseggo diverse di queste sciarpe leggerine, questa nella fattispecie l'ho presa anni fa da H&M, ma un po' dappertutto le trovate, siamo onesti, da Zara, da H&M, do Coio. L'unico suggerimento che mi viene da darvi, se volete usarle per creare turbanti e fasce, scegliete quelle con un materiale un po' più ruvido, perché se scegliete quelle in seta o in raso non scivolano, fondamentalmente scivolano via. Invece più è ruvido il materiale, meglio viene la situazione turbante e fascia. E poi, siccome siamo nel cuore dell'estate, non potevo non parlare anche di costumi da bagno. Nello specifico H&M, è già da qualche anno che ho scoperto i costumi da bagno di H&M, che a mio avviso hanno un rapporto qualità-prezzo niente male, perché con 20 euro porti a casa un costume intero in un tessuto discretamente contenitivo che dura negli anni, perché il mio costume preferito credo di averlo comprato l'anno scorso ed è ancora a mio avviso perfetto. Quest'anno ho replicato con un costume dal taglio identico, ho cambiato ovviamente la stampa. Il mio preferito, per quelli di voi più attenti forse se ne saranno accorti, è un costume intero leopardato, un po' così panterona, stesso taglio ho preso questo invece bianco con righine nere. Mi piace perché ha appunto un taglio perfetto per chi non è proprio filiforme, perché è sgambato ma non troppo, ha una discreta scollatura che secondo me sta bene sia a chi ha tanto seno ma anche a chi ne ha meno, bretelline regolabili, un'imbottitura all'interno che aiuta, insomma diciamo che quando si esce dall'acqua aiuta un po' all'effetto, vamo capisse. 20 euro, disponibile anche in altre fantasie, io ho scelto questa, ma insomma fate un salto o sul sito di H&M o nei negozi, perché quando si parla di costumi secondo me, per chi non vuole spendere delle enormità, perché non so se vi siete accorti, ma i costumi o costano uno sfracello oppure c'è sta robetta che non sta insieme, questo è un buon compromesso. E poi giungiamo all'ultimo degli accessori preferiti del mese di luglio. Ho fatto la spesa pazza e ho comprato un nuovo paio di occhiali da sole spendendo il giusto. Sono di Prada, il che spiega perché costano come una casa al mare, ma signori, va la bellezza, la grande bellezza, ormai tutto costa Z blesa. Li adoro, li amo follemente per tre motivi. Intanto la forma, un po' così a gatto come piace a me, un po' retro, sono polarizzati, figata, e sono leggerissimi, cioè ma non so neanche cioè, non posso lasciarli cadere perché però sono, fidatevi, una roba impalpabile. E quindi d'estate quando uno gli occhiali li tiene magari anche per ore e ore e poi rimane quel segnetto sul naso, con questi praticamente non succede perché sono leggerissimi. Li amo alla follia, ho speso il giusto, ma signori non mi pento, perdonami, poi mi vida loca, ecco. E passiamo adesso all'ultima categoria, nella quale di nuovo anche un po' per amor della sintesi, si fa per dire, sto parlando da 80 ore, ma andiamo a racchiudere trucco, cura della pelle e robetta beauty varia. Facciamo categoria beauty, che famo prima, dai. Non
manca mai a casa mia in nessuna stagione, né in estate, né in inverno, né in autunno, né in primavera, una vasta selezione di maschere e patch per il contorno occhi, perché come forse saprete sono un po' la mia fissazione. E anche nel mese di luglio il mio prodotto di skincare, di cura della pelle preferito, sono proprio dei patch per il contorno occhi del brand francese Patchness, che io compro in Francia, ma ho scoperto essere disponibile anche su Amazon, se non vado errata. Nello specifico i patch occhi con estratti di aloe vera e collagene, che secondo me sono perfetti per l'estate, perché oltre ad avere un'azione idratante hanno anche l'azione lenitiva dell'aloe vera, perciò dopo una giornata al mare con la pelle un po' irritata dal sole, dal sale, dal fatto che comunque col sole negli occhi tendiamo un po' a stringere così tutte le rughette, tutto che si accartoccia, una bella passata così di patch occhi, li tenete su per un quarto d'ora, 20 minuti, conservateli in frigorifero, che così hanno anche l'azione decongestionante sulle borse, a morte loro. Ve li consiglio, se non sbaglio hanno anche un rapporto qualità-prezzo più che discreto. Se vi interessa vi metto il link sul blog, come di consueto. Andiamo avanti, il prossimo è un altro grande classico dell'estate, credo di avervelo già proposto anni addietro, ma mi sembra un buon momento per parlarne di nuovo. Sto parlando della Wet Brush di Tangle Teezer, il brand di spazzole studiate per non strappare i capelli, districarli senza restare calvi. E quindi perfetta da portare in spiaggia, perché essendo una wet brush è tutta in plastica, quindi si può usare anche sotto la doccia, in mare, dopo aver fatto il bagno, quando i capelli sono tutti belli ingarbugliati, zac zac, capello districato, non li rovina, non li strappa, e quindi è un ottimo must have per l'estate al mare. Saltiamo adesso di palo in frasca, sto iniziando a perdere i colpi, ogni parola mi diventa più complicata, la stanchezza, peraltro ho davanti le luci di Barbara D'Urso e fuori ci sono 35 gradi, se mi vedete un filino provata, ecco, tra l'altro mi viene da dire le luci di Barbara D'Urso, ma non è che stiamo facendo molto, ma lasciamo perdere. Passiamo alla sezione, alla parte di trucco di questa categoria beauty. Vi ripropongo il blush di Fenty, il blush Cheeks Out, ve ne avevo già parlato in qualche video dei preferiti di mesi addietro, ve lo ripropongo perché anche con l'utilizzo continuativo e un po' sul lungo raggio continua a piacermi tantissimo, soprattutto adesso che è arrivata l'estate, perché è super luminoso, in crema, sapete che io ho una passione per i blush in crema, ce l'avevo già in un color rosso geranio, mi pare dai Kiri Hot o qualcosa del genere. Ne ho comprato un altro, tanto mi piace, nella colorazione Petal Popping, che come vedete è un rosato più tenue, più così, un po' meno bam, in the face. Ce l'ho su anche oggi, mi piace perché appunto è molto molto luminoso. Se non l'avete ancora provato ve lo consiglio, lo trovate da Sephora. Da Sephora. E concludiamo la categoria beauty parlando di smalti. È un po' che non lo facciamo, parliamone, perché non parlarne. Sono in fissa con questi smalti della Pupa della linea Lasting Color Gel, che mi piacciono per molti motivi diversi. Il primo è che hanno un finish molto simile alla manicure gel, quindi niente male. Durano discretamente a lungo, io ce li ho sulle unghie da almeno 3 settimane se non sbaglio. Non faccio un close up solo perché sono leggermente stressata e tendo a mangiarmi anche le nocche delle mani, però lo smalto ha fatto il suo. E poi mi piace che siano in boccettine un po' più piccole, che permettono a chi come me ama cambiare spesso colore di smalto sperimentare anche colori un po' più pazzi, senza doversi così impegnare col boccettone gigante che poi ti dura degli anni. E infatti i miei preferiti del mese di luglio sono questi due. Come avrete forse notato, ho una leggera ossessione con il colore verde ultimamente, e infatti uno è verde prato, l'altro è verde acqua. Non hanno un nome questi colori, hanno un numero, U171 V128. Carini, piccolini, comodi anche da portare in vacanza, insomma, perché no. E questo conclude la categoria beauty, che a sua volta mi conclude il video dei preferiti di luglio. Dai, che siamo arrivati alla fine anche di un altro video, ho di nuovo parlato per tempo infinito, come dico ogni volta, come vola il tempo quando ci si diverte. Direi che per oggi non c'è altro, auguro a tutti voi una sfavillante estate.
un agosto pieno di gioia e felicità, pieno di relax per la sottoscritta che Dio lo sa quanto ne ha bisogno. Non vedo l'ora adesso di chiudere e spegnere le luci di Barbara D'Urso che ho qui davanti, e sto sudando come un vitello, e peraltro appunto fanno manco più di tanto. Direi che per oggi non c'è altro. Baci a stampo a tutti, buona estate. Vi ricordo per l'ultima volta sul blog link a tutti i prodotti dei quali vi ho parlato e link al post dedicato nella info box qui sotto o cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Non c'è davvero nient'altro da aggiungere. Buona estate, baci, e noi ci vediamo a settembre a un certo punto. Se sentite la mancanza potete seguirmi su Instagram, link nella info box. Ciao!